Giorno 4 dei mondiali di Cortina 2021 presentati da Telepass. Giorno 1 invece se decidiamo di lasciare la parola ai puristi della neve, che oggi finalmente hanno iniziato a respirare. Doppio supergigante, e la parola perfetta per parlarne è table games. Table games, o più semplicemente giochi da tavolo, che quando i bambini smettono di essere bambini e le ginocchia non sono più quelle di un tempo, si inizia a giocare con quelli. E la giornata di oggi è stata come un continuo lancio di dadi, che rotolano tenendoti col fiato sospeso per poi fermarsi, infine, su una bella coppia di 6. Tuonò al punto che alla fine piovve. Non acqua né tantomeno neve, ma piovvero stelle di prima grandezza, che dipingono per prime un firmamento di medaglie che qui a Cortina si pregusta essere ricco di nomi che non usciranno mai dai libri di storia. Per le meteore, al momento, citofonare altrove. O quasi. I soliti sospetti, capolavoro tra i gangster movie anni 90, sembra il titolo cucito dal sarto apposta per il Super G femminile delle 10:45, che rompe il ghiaccio, questa volta per davvero, con i nostri mondiali. 2 Oscar vinti nel 1996, di cui uno per la miglior sceneggiatura. E come abbiamo visto poi in pista, quando vuoi dirigere un instant classic, non puoi che partire dai nomi più attesi. Quei nomi per cui la gente fa volentieri la fila al botteghino. Grandi firme moda, allora, per il primo podio mondiale. In ordine crescente di prestigio dei metalli che si sono messe al collo, Michaela Schifrin, bronzo, Corinne Sutter, argento e una stratosferica Lara Gut-Berami, oro. Podio elegante, podio biondeggiante, ma soprattutto podio da blockbuster, con 3 talenti generazionali intenti a spartirsi gloria e titoli di giornali. E con la quarta, la ceca Ester Ledecka, prima tra le deluse, proprio nella gara che le piace di più. Ogni gara è come una partita gigantesca a Cluedo, e i sospettati principali sono, per l'appunto, i soliti di hollywoodiana memoria. È stata Lara sull'Olimpia con il supergigante. Ecco chi è stato. Ecco chi è stato a vincere l'oro che apre i mondiali 2021 a Cortina. Alla vigilia la favorita d'obbligo, a detta di tutti, tecnici, giornalisti e pure a detta dei semplici passanti. Ma l'obbligo non è mai un bel vestito da mettersi addosso per riuscire a dare il meglio di sé. Ha saputo isolarsi e restare nel momento, per portare a valle una gara perfetta, pulita e lucida, Lara, che in stagione ha dominato la specialità e che ha dimostrato a tutti, ancora una volta, di avere le spalle larghe a sufficienza per confermarsi in cima alla catena alimentare del Super G. Come il maggiordomo alla fine del romanzo, nel Cluedo che apre i mondiali è la Svizzera l'assassina della concorrenza. Passa il traguardo con 34 centesimi di vantaggio sulla compagna Suter e 47 sull'americana Schifrin. Il sorriso sotto ai baffi è un poco tirato, il suo pugno batte sulla coscia. È verde la luce, sì, ma forse potrebbe anche non bastare. E invece basterà. Nessuna sarà più in grado di infilarsi tra lei e la medaglia, e neppure tra lei e le altre 2 che la seguono sul podio, che restano attaccate con le unghie al loro posto sul podio, come un marinaio all'albero maestro in tempo di tempesta. Il tutto fino al momento in cui il pettorale numero 43 della Hrovat chiude il primo gioco di giornata. Altro giro, altro regalo e nuovo lancio di dadi, questa volta per i maschi e questa volta dadi per davvero. Il tempo di fare pipì e bere un latte caldo che al cancelletto della vertigine s'affaccia l'austriaco Christian Walder, a cui il croupier ha dato l'ingrato compito di fare il mazzo per primo e bagnare l'esordio assoluto della pista più attesa. Carte mescolate e nuova partita al Cluedo dello sci. Più che Cluedo, però, all'inizio sembra che si stia giocando a Jenga, la torre di legno che se togli il mattoncino sbagliato ti casca in testa tutta la struttura. Fuori 1, fuori 2 e fuori 3, tutti alla stessa identica maniera. Il battaglione svizzero perde subito 2 caporali importanti, Meillard e Caviezel, che seguendo l'esempio dell'austriaco, partito col pettorale numero 1, escono senza gloria dopo poche porte. Come in una mano sfortunata di blackjack, la vertigine si presenta al mondo come il tavolo più ingiocabile di tutto il casinò. E a chi continua a chiedere carta, 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 nella speranza di fare bingo, mostra subito la porta e il conseguente ben servito. Il primo che riesce per davvero ad arrivare fino in fondo è stato pure il vincitore finale. Come Lara, più di Lara, è infatti l'austriaco Vincent Kriechmayr, con il numero 4 appoggiato sul petto e il bersaglio del favorito appuntato sulla schiena, il primo a interpretare come si deve le curve di vertigine.
Primo, medaglia d'oro, vittoria e gloria. Tutto in un pacchetto che Veni Vidi Vince riassume con spavalderia nella sua postura rilassata che sfoggia dalla plancia di comando. Vince da grande inverno si siede al leader's corner e non lo lascia più, manco fosse il trono di spade. Svelato il finale del thriller di giornata, dunque, ma non esiste un libro giallo che non ambisca ad essere un bestseller, che non abbia una sorpresa nei capitoli finali. E mentre Dominic Paris, e noi con lui, si stava già pregustando il sapore del podio, il tedesco Romed Baumann, col pettorale numero 20, stampava la manche del giorno, forse quella della vita. E con una run che ha stupito persino lui, si è messo subito alle spalle di Kriechmayr, sfiorando il colpaccio in stile bastardi senza gloria per soli 7 centesimi. Domme finirà quinto, dietro anche al canadese Brody Seager, il cui pettorale, 28, era addirittura più alto del numero dei suoi anni, 25, un miracolo o giù di lì. Quella di Baumann è l'impresa con la I maiuscola, anzi è un'impresa da scrivere tutta in maiuscolo, perché il veliero del buon Romed batte bandiera tedesca da meno di 2 stagioni, dopo che l'alta marea lo aveva portato fuori dal radar della sua nazionale natale, l'Austria. I mondiali sono partiti col botto e anche con una gran parata di stelle. E se ogni gara è un cluedo oppure una mano di blackjack, ecco allora che il grande evento assomiglia nel suo insieme a una complicata partita di risico. Le grandi potenze mondiali fanno le loro mosse sull'Atlante del medagliere e a sganciare i primi fuochi d'artificio sono stati dunque 2 tra gli imperi più attesi: Svizzera e Austria, Austria e Svizzera, che hanno mosso le prime pedine di una sfida che si prospetta lunga e avvincente, come ogni risico che si rispetti. E in attesa dei terreni più congeniali alle truppe italiane, oggi il nostro tifo neutrale va ai 2 coraggiosissimi carri armatini canadesi, che con Marie-Michelle Gagnon e Brody Seager piazzano 2 atleti nella top 10, inaugurando alla grande il mondiale della foglia d'acero. Infine, un pensiero per i campioni tra i campioni, i 2 terzi del giovedì supergigantissimo, Mikaela Shiffrin e il francese Alexis Pinturault. I 2 più sorridenti dei 2 podi, e per battere il sorriso di Kriechmayr, credetemi, ce ne vuole. Mikaela e Alexis, 2 protagonisti delle gare tecniche che tirano fuori l'ennesimo coniglio dal cilindro di 2 carriere straordinarie e che si portano a casa 2 nuove medaglie scintillanti. Perché se ogni gara è un cluedo e ogni mondiale è un risico, allora ogni carriera è come un Monopoly. E per costruire un impero immobiliare serve investire su se stessi, correre dei rischi e non smettere mai di tirar su casette e grandi alberghi. Mikaela mancava al Super G addirittura da una stagione intera, mentre lo stesso Pinturault, pur polivalente com'è, di tutte le sue vittorie tra Olimpiadi, Mondiali e Coppa del Mondo se ne ricorda solo una in questa disciplina, vecchia quasi di un decennio. Nella dolcezza del loro festeggiamento si racchiude tutta l'essenza dell'essere un campione, sempre intento a distruggere le proprie certezze per mettersi in gioco e crearne ogni giorno di nuove, più fragili e per questo migliori. Un applauso va a loro, dunque, storia nella storia, e firme d'autore sul soffitto di questi mondiali, che insieme a Gutberami, Suter, Kriechmayr e Baumann aprono le danze di 2 settimane da brividi. Io sono Jacopo Pozzi. La parola del giorno è sicuramente gioco da tavolo e la permanenza al Casinò di Cortina 2021 è appena iniziata.